Ciao a tutti amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoterico ed è così che mi trovate sui social. Insieme andremo a scoprire come andrà il vostro anno 2026, lo faremo attraverso il metodo astrologico delle 12 case. Ricordo che questa è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla con il vostro ascendente. Saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale e infine vi ricordo che se vi dovesse piacere il mazzo che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate il link per vederlo meglio, la video recensione e anche il link per acquistarlo. Allora, passiamo a rintracciare in linea di massima come andrà il vostro anno con questo taglio e poi passiamo all'analisi delle 12 case. Troviamo il 7 di coppe e la carta della temperanza. Direi che come messaggio generale parla di un anno che può darvi l'opportunità di fare dei cambiamenti, seppur piccoli e graduali, che però possono essere determinanti. Con il 7 di coppe ovviamente ci sono delle possibili alternative, varie indicazioni, opportunità, suggerimenti. Ovviamente questa carta consiglia di non disperdere le vostre energie, di non lasciarvi confondere, di valutare ogni singola cosa. Alcune possono essere un po' troppo allettanti, un po' troppo belle, ecco perché meglio stare con i piedi per terra, magari aspettare, prendersi il tempo di fare chiarezza. Quindi in fin dei conti già queste carte vi stanno dicendo che alcune cose è vero si possono muovere anche lentamente, però vi porteranno pian pianino ad ottenere degli ottimi risultati. L'importante, ecco, è valutare tutto con cura, non mettersi in fretta, cercare di essere moderati e quindi prendersi anche il tempo di guarire alcune ferite, alcune cose che non funzionano, ma soprattutto di accompagnarci pian pianino, anche con dei passi concreti verso i risultati che volete ottenere. Dopo questa premessa, partiamo con il nostro cerchio, con la prima casa dell'Ariete, che va a rintracciare il nostro modo di essere presenti nel mondo e soprattutto di come ci mostriamo e anche quale energia vogliamo incarnare. Diciamo che con questa carta della papessa si vuole incarnare e c'è la possibilità di mostrare la propria saggezza, essendo una carta di silenzio, una carta di gestazione, di valutazione, di studio, probabilmente avete bisogno anche di conoscervi meglio e come lo si può fare appunto in silenzio, con un certo tipo di percorso. Più che altro, ecco, questo potrebbe anche rintracciare come vi vedono gli altri. Quindi in qualche modo con la presenza di questa carta potrebbe già darvi degli indizi utili, cioè nel senso che se voi non volete mostrare questo lato, allora quindi potete cambiare atteggiamento. Se invece effettivamente vi sta anche bene il fatto di essere misteriosi, il fatto anche di non rivelare le determinate cose e infatti questa carta consiglia silenzio, consiglia di aspettare il momento giusto per poter fare o dire qualcosa. Quindi diciamo partiamo con questi indizi che possono parlare di voi stessi ed effettivamente anche il modo in cui mostrarvi. Poi andiamo con la seconda casa, proprio con le cose materiali, con la vita materiale e le nostre risorse, quindi quelle che ci possono aiutare
nelle nostre scelte, e anche effettivamente quelle risorse che vogliamo coltivare, anche portare avanti direi, visto che c'è la carta del carro, bellissima carta di ottenimento, di soddisfazioni, di conquista, in qualche modo vi sta dicendo che nel corso dell'anno sicuramente ci sono delle soddisfazioni e degli ottenimenti tangibili, concreti in ambito materiale. Magari per alcuni di voi può esserci un avanzamento di carriera, oppure un guadagno, per altri magari essendo una carta di movimento può indicare, viaggi, trasferimenti, sempre per motivi, pratici o che possono riguardare il lavoro stesso. Quindi in senso lato, cioè vi posso dire che nell'ambito materiale, per quanto riguarda le vostre risorse, potete sfruttarle al massimo per miglioramenti, soddisfazioni e avanzamenti. Vediamo adesso la terza casa, quella dei gemelli, legata alla comunicazione. In fin dei conti andremo ad estrarre la carta che ci può parlare proprio degli scambi, anche del modo in cui noi attingiamo attraverso diciamo, la comunicazione e anche quello che impariamo. Troviamo la carta del giudizio, è io direi che proprio il massimo dell'apertura, della conoscenza, di nuovi sviluppi, anche di cose che possono giungere a noi inaspettate. E vi sta dicendo questa carta che effettivamente può giungere a voi la possibilità di ampliare non solo le vostre conoscenze, soprattutto il modo di comunicare, di ottenere informazioni, di svolgere determinate cose con la massima consapevolezza e capacità proprio di poterle ottenere. Il fatto che appunto ci sia una carta di rinascita e di miglioramento può anche suggerire che ci possano essere dei ritorni, chiamiamoli così, tra virgolette, e magari comunicazioni legate a rapporti, diciamo, persone che possono essersi allontanate, distaccate e quindi ecco lì l'aspetto del miglioramento inteso come chiarimento di quelle relazioni che possono essere più complesse e complicate, soprattutto se di base c'è sempre la comunicazione. Sappiamo tutti che è un ambito ed è un qualcosa che può essere molto, molto ostico e molto difficile per tutti noi. Poi troviamo la quarta casa, quella legata al cancro e quindi ai nostri fondamenti, alle nostre origini, alla nostra casa interiore ed esteriore. Questa è una bellissima, bellissima carta perché parlando delle nostre radici e anche del nostro rifugio che ci sostiene, essendo il 10 di coppe, è proprio la casa, sono proprio le persone, alcune nello specifico, che ci circondano e che ci portano gioia, ci portano soddisfazione, appagamento sotto tutti i punti di vista. Quindi si vede che in qualche modo le cose andranno bene. Se c'è qualcosa che non va, vi sta dicendo che le cose andranno per il verso giusto, andranno a migliorare e si troverà un'armonia, una pace. Allora mettiamolo qui, così riusciamo a capire come procedere con la quinta casa. Scusate, queste carte sono un po' grandi ed è anche difficile per me poterle sistemare sul tappetino. Dicevo quinta casa, quella del leone, legata alla creatività, alle nostre passioni, alla gioia, ai divertimenti e vediamo
cosa vuole dirvi, cioè anche magari in che modo poter esprimere la vostra luce creativa e anche il fatto di riuscire a vivere con maggior piacere e gioia. Qui abbiamo l'asso di spade, carta molto particolare perché essendo un'energia potenziale, lo dico sempre per tutti quelli che già mi seguono nelle mie letture, quando esce fuori un asso, poi già in una lettura singola è un'energia potenziale che dipende da noi stessi se vogliamo coglierla. Poi a maggior ragione in una lettura generica ci sta dicendo che tantissime cose dipendono dalla nostra volontà, dalle varie opportunità che si andranno a creare e quindi dall'incontro di queste due e che ci possono permettere di prendere in mano parte della nostra vita, utilizzare il nostro potere per andarci a prendere veramente, letteralmente, la possibilità di, se vogliamo, di divertirci o di portare gioia nella nostra vita. A volte può essere un'idea, una proposta, un qualcosa che ci arriva dall'esterno e che abbiamo appunto l'occasione di poterla cogliere. Io posso farvi, diciamo, degli esempi giusto per farvi capire, ma consiglio sempre di adattarli a quello che state vivendo, cioè se avete in mente di ampliare ad esempio un qualcosa della vostra vita personale attraverso un hobby, la lettura, la pittura, tantissime altre cose, allora questa carta vi sta dicendo che arriva, c'è l'opportunità, c'è l'occasione giusta e se non dovesse arrivare effettivamente voi potete avere il potere di andarvela a prendere e di creare i vostri spazi perché probabilmente vi porterà gioia, soddisfazione e quindi tanta felicità. Passiamo adesso alla sesta casa della Vergine. Questa ci parla degli impegni, del lavoro quotidiano, della cura del corpo, in giusto senso della disciplina che ci mantiene in equilibrio. Quindi non solo di impegni e lavoro, ci parla anche di come noi ci prendiamo cura di noi stessi. Vediamo cosa vi vuole dire. Troviamo il fante di bastoni. In qualche modo, siccome rappresenta un possibile nuovo inizio, anche una novità, la possibilità di cominciare qualcosa di nuovo, in questo ambito vuol dire sia la possibilità di prendersi cura di noi stessi, sia però di andare a osservare attentamente alcune cose. Tradotto vuol dire che prima di compiere dei passi importanti, prima di avviare un progetto, magari di pianificare, di attenzionare alcune cose, le basi saranno fondamentali poi per le variazioni future, quindi se non ci concentriamo bene su alcune cose nella fase iniziale, poi rischiamo di arenarci, di fermarci o di non trovare poi le soluzioni giuste. Quindi questa secondo me ci fa capire effettivamente che possiamo fare qualsiasi cosa e che però dobbiamo prima osservare, studiare, valutare attentamente prima di muoverci. Adesso andiamo a vedere la casa della bilancia, la settima, quella delle relazioni, in pratica cosa imparare dalle varie relazioni, come coltivare magari più armonia, parliamo di coppie, anche di amicizie, dei contatti, delle relazioni in genere.
magari visto che è un ambito effettivamente abbastanza ampio, vi do giusto delle indicazioni per farvi capire come andrà questo anno per voi con il Cavaliere di Coppe, molto interessante. Cosa può voler dire magari per le coppie? Un aumento, un tipo di rapporto, di relazione che va ad ampliarsi, oppure se c'è qualcosa che non va, in qualche modo entrano nuove possibilità ed energia per poter avanzare nel miglior modo possibile e quindi di andare a migliorare quelle criticità. Quindi bellissima energia che entra. Attenzione, essendo anche una carta legata alla pacificazione, al perdono, al ritrovare un certo equilibrio e quindi muoversi proprio con cura, dedizione e passione, allora potrebbe, ma lo dico con le pinze, e quindi scusate, vi chiedo di accogliere queste indicazioni, però di adattarle a quello che state vivendo, perché essendo una stesura generica, se si parla di perdono, di riappacificazione, di ritorno, tra virgolette, non per tutti sarà la stessa cosa. Magari semplicemente ci può essere il ritorno di una persona, però potremmo sentirla, potremmo avere un chiarimento o un saluto, un incontro fatidico, importante, che in qualche modo può farci capire qualcosa della nostra vita, del nostro presente, a volte può essere anche un incontro karmico, e quindi ecco queste indicazioni e che possono essere utili ad esempio anche per i single, dove c'è una nuova conoscenza, dove effettivamente può esserci un nuovo inizio e possibilità di iniziare una relazione. Io direi che è anche interessante perché questo ambito riguarda anche le relazioni a livello pratico, di lavoro, di collaborazioni e di alleanze, di aiuto e sostegno materiale, e allora questo potrebbe essere proprio un aiuto, un qualcuno che giunge a voi o materialmente con un sostegno o anche con una proposta che potrebbe essere interessante per voi. Adesso passiamo all'ambito un po' particolare, quello della trasformazione, dei cambiamenti, di alcuni aspetti che possono essere un po' critici. L'ottava casa è legata allo Scorpione e che in fin dei conti ci dice quale trasformazione si sta attraversando, si attraverserà nel corso del 2026 e quindi anche come lasciare andare un qualcosa per rinascere eventualmente. Il Fante di Coppe ci dice che può esserci qualche novità interessante che può far scattare una trasformazione, soprattutto legata alla nostra interiorità, a noi, diciamo, personalmente, alla nostra emotività, ai nostri sentimenti e quindi anche in realtà a quello che ci fa muovere poi esteriormente. Quindi queste novità possono essere di vario genere, una persona che magari può sostenerci, aiutarci e farci capire qualcosa, può esserci un evento particolare, può anche essere un qualcosa legato alla vostra passione, a qualcosa che vi coinvolge particolarmente, ed ecco questa può generare quella trasformazione, quell'evoluzione, io direi soprattutto strettamente personale. E adesso andiamo a vedere la nona casa, quella del Sagittario, che ci parla di espansione in senso di scoperte, di ampliare i nostri stessi confini, sia quelli interiori sia quelli esteriori. Troviamo il 9 di coppe, in realtà può anche parlare di viaggi, di spostamenti, il 9 di coppe è
a pagamento, è felicità, è abbondanza, e anche il ritrovarsi e il condividere magari con le persone più strette o con qualcuno che possa apprezzare e condividere un qualcosa di speciale per voi. Quindi come suggerimento e anche come possibilità ci dice questa carta che ci sono degli eventi, delle situazioni, forse delle cose che già state facendo, che si concretizzeranno, si realizzeranno o comunque continueranno a procedere nel verso giusto. Ad esempio, se state pensando di concedervi qualcosa di bello che vi piace in modo particolare, può essere un viaggio, potrebbe essere un tipo di percorso, di idea, di progetto, allora questa carta vi sta dicendo che si andrà a realizzare o comunque ci sono tutti i presupposti anche per iniziare una nuova fase, un nuovo percorso. Adesso andiamo a vedere la 10ª casa, quella del Capricorno, e è legata alla realizzazione, alla carriera, alle ambizioni, alle vocazioni e anche a che tipo di contributo, quindi come possiamo agire e intervenire. Troviamo il 9 di denari. Io direi bellissima carta, è quella che proprio parla di soddisfazione, parla di ottenimento, forse cose che si possono avere anche senza sforzarsi troppo. Magari vi siete già impegnati precedentemente e quindi finalmente arriva il momento di andare a raccogliere. Un po' come sta facendo questa signorina che sta raccogliendo l'uva, proprio simbolo di ricchezza e di abbondanza. Quindi direi che come messaggio per voi è abbastanza chiaro, proprio in questo ambito che parla di carriera, parla di ambizioni, di obiettivi, di progetti, vuol dire che state facendo bene, che se alcune cose non ancora si sono realizzate o anche nel corso dell'anno potrebbero esserci degli ostacoli, delle difficoltà, però a prescindere da questo ci sarà realizzazione, ci sarà ottenimento e soddisfazioni. Però ricordo è proprio una carta di denari e quindi strettamente legata alla materialità, alla terra, al denaro e alla soddisfazione concreta. Andiamo a vedere adesso la penultima casa, quella legata all'Acquario. Ci parla di comunità, di gruppi, di anche apertura, condivisione di speranze, di progetti, di idee. Vediamo. Troviamo il 10 di bastoni. Effettivamente è una carta di pesantezza, di oppressione e di fatica. Non sempre è una carta negativa, cioè diventa negativa quando magari siamo noi che ci sforziamo un po' troppo. Può essere che ci facciamo carico di troppe cose, di troppi impegni, vogliamo aiutare, sostenere, fare, esserci per gli altri, allora forse in questo caso dobbiamo scaricare un po' la tensione e gli impegni e non eccedere, non esagerare, perché comunque è una carta di raggiungimento e di ottenimento, però di tanta fatica. Quindi se sapete di voler continuare comunque in questo modo, sapendo che vi costerà un po' di stress e di fatica, allora potete procedere. Se altrimenti sapete o avete già vissuto che effettivamente alcune cose che avete intrapreso, soprattutto a livello di gruppi, di eventi sociali, di impegni che possono riguardare altre persone. Io dico, ad esempio, magari facciamo parte di un'associazione, di un gruppo, non andiamo ad aggiungerne un altro, oppure magari se ci stiamo stressando troppo
togliamo qualcosa per concentrarci maggiormente su una cosa, sia per star bene noi stessi, ma sia anche soprattutto per non sovraccaricarci e non disperdere le nostre energie. Lo dico anche a livello di salute, effettivamente. Adesso andiamo avanti, quindi non vuol dire che non andrà bene, anzi, forse andrà fin troppo bene da caricarsi eccessivamente. Adesso andiamo a vedere proprio l'ultima casa, quindi chiudiamo il nostro cerchio legata ai pesci e ci parla della nostra intuizione, della nostra spiritualità, della nostra interiorità, anche delle parti di noi stessi che meritano comunque attenzione, riposo, cura e meritano di essere ascoltati. Vediamo quale carta uscirà. La carta della forza. È una bellissima carta che da un lato ci consiglia generosità per noi stessi, soprattutto legate a delle emozioni che possiamo far fatica ad esprimere da un lato, o dall'altro lato sappiamo che dobbiamo contenere perché potremmo essere un po' troppo esuberanti, eccessivi o aggressivi, o posso pensare a tutti quei sentimenti, quelle emozioni, quegli istinti un po' più diciamo bassi e negativi che non ci permettono comunque di gestire al meglio alcune cose. Quindi in realtà non è una carta negativa, assolutamente no, cioè diventa negativa quando in questo ambito e riguardo alla nostra interiorità andiamo a reprimere le nostre emozioni in modo eccessivo, ma se noi invece tentiamo di gestire, di portare equilibrio, di controllare quelle che sono invece le emozioni più difficili, più complesse e che ci danneggiano, allora in un certo senso stiamo facendo bene, ma forse sono proprio quelle che vogliono essere non solo controllate, ma ascoltate e guidate, essere risolte, essere guarite. Ecco, quindi questa è una domanda che vi faccio e ovviamente è un motivo di riflessione per voi. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma se volete in questa schermata trovate il video per vedere il vostro oroscopo mensile. Alla prossima, vi auguro un buon 2026. Ciao!